Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Questa puntata è la parte 2 di un altro video reaction che ho fatto su quel mostro, quell'alieno di Vinny Colaiuta. Ti lascio il link in descrizione della parte 1, se ancora non l'hai vista valla a vedere perché il video di oggi parla proprio di alcune cose che fa Vinny in quel video. Come vi avevo detto nel video reaction, sono andato a rubare qualcosina al nostro caro Vinny Colaiuta. Non si smette mai di imparare con Vinny, ho preso solo 3 cose che ho trovato molto interessanti, ma avrei potuto prenderne veramente tante altre, quindi chissà, magari ci sarà una parte 2 anche di questo video. Comunque, sigla e dopo le andiamo a vedere. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella se i miei contenuti vi piacciono. Nel mio canale potete trovare molti contenuti, dalle reaction alle trascrizioni, dalle reaction, fill, trucchi salvavita, insomma tutto quello che concerne il mondo della batteria. Quindi se sei interessato fatti un giro sul mio canale. Nel video di oggi vi porterò 3 cose che ho rubato a Vinny Colaiuta. Nella performance dell'84 si vede questo Vinny molto giovane con i baffi, suona questo ritmo molto incalzante in 4 quarti e inserisce degli abbellimenti che ho trovato veramente spaziali. Mi sono piaciuti così tanto che ho deciso di trascriverli e di portarveli. Quindi mettiti comodo, lascerò la trascrizione in PDF scaricabile completamente gratuita, quindi alla fine del video te la puoi anche scaricare e andiamo con il primo abbellimento che fa Vinny. Quindi abbellimento numero 1. Allora, nella canzone Vinny fa tutta una serie di fill sui tom che ho trovato molto interessanti per rendere il groove più gustoso. Vi faccio sentire il lancio, il mini lancio che intendo. Lo rivediamo. E lo vediamo ancora. Quindi in questo caso Vinny fa questo abbellimento, questo fill sui tom e lo integra al groove che sta suonando, infatti poi ritorna sul rullante. Ve lo faccio vedere piano. Ah giusto, suonerò un ritmo standard per arrivare al fill, quindi concentriamoci sul fill. Ok, quindi questo era il fill numero 1. È abbastanza semplice, però per quanto semplice si integra benissimo con il groove e va a dare certi accenti che a me sono piaciuti davvero tanto. Cosa importante da dire su questo fill? È un fill che suona particolarmente bene quando avete i tom accordati abbastanza profondi perché possano risuonare. Infatti, andiamo a risentire. Come sentite i tom di Vinny, a parte che non so se sono dei power tom, però hanno una risonanza, riescono a mantenere la nota in una maniera incredibile. Io ho provato a fare quello che potevo, ma non ho la stessa batteria, non ho le stesse pelli, quindi diciamo che ho gli strumenti che ho. Però è un fill che viene molto bene quando il tom è libero di risuonare. Infatti l'ultimo colpo lo dà sul secondo tom e si sente proprio il tom che risuona e l'ho trovato bellissimo. Fill numero 2. Il secondo fill che fa Vinny è ancora più corto, quindi un abbellimento ancora più compatto, però è molto bello. Qui Vinny usa delle sestine, ma usa solo metà delle sestine. Comunque troverai i dettagli nel PDF. Vi faccio sentire come suona. Lo risentiamo. Lo sentiamo ancora.
Allora, forse molti di voi non l'avranno quasi notato, è una cosa veramente molto piccola, nel video si sente anche un po' piano, io ho dovuto rallentarla molto, anche perché è un video abbastanza datato, quindi la qualità audio non è che sia delle migliori, però Vinny fa questo abbellimento e penso che lo suoni tra il timpano e il tom piccolo, o tra il tom medio e il tom piccolo. Nel video non si vede perché lui è inquadrato molto da vicino. Però diciamo che l'effetto non cambia. L'abbellimento parte con un colpo di gran cassa seguito da 2 colpi, uno sul timpano e uno sul tom piccolo, o uno sul tom medio e uno sul tom piccolo, e si richiude con la cassa insieme a un crash. Ve lo faccio sentire. Bello, vero? Allora è tanto piccolo quanto bello. Mi piace tantissimo perché sembra un po' una doppia cassa, nel senso che andandolo a suonare insieme al timpano o al tom medio, accordati abbastanza profondi, insieme alla gran cassa, crea con questa velocità un po' quell'idea lì, un po' una doppia cassa. Metallari e blastatori, non mi odiate per questo paragone, però mi sembra un po' una doppia cassa. Fill numero 3. Ok ragazzi, arriviamo all'ultimo fill di Vinny, l'ho trovato veramente bellissimo, talmente bello da lasciarlo per ultimo e lo andiamo a ascoltare subito. Lo ascoltiamo ancora. E l'ascoltiamo ancora. Allora, come avete sentito, viene subito dopo l'abbellimento numero 2. Qua Vinny usa delle terzine di ottavi, però con il flam. Vi faccio sentire come suona. Bello, vero? Allora, fatto in tempi lenti, diciamo, non è un problema. Andando sempre più veloce inizia a diventare un po' ostico, proprio perché ci sono dei colpi molto veloci con la mano sinistra dà 3 colpi. Ok? Dato che mi è piaciuto molto, ho deciso di esplorarlo un po' di più e quindi vi porto un quarto fill bonus, che non è di Vinny con l'aiuta, ho preso questo fill e l'ho, diciamo, arricchito un po'. Allora, ho pensato di spostare la mano destra sul timpano, quindi il flam sarà così. Dato che non mi bastava, volevo renderlo ancora più cattivo, ancora più croccante, ho deciso di inserire una gran cassa prima del timpano, ok? Per creare questo doppio flam, doppia acciaccatura. Sentite come suona. Nel contesto. Ok ragazzi, non cambia molto, abbiamo solo un colpo di cassa in mezzo che rende il tutto un po' più croccante. Ovviamente questo, avendo un colpo di cassa in più, andando sempre più in alto con la velocità, diventerà ancora più difficile. Però mi è piaciuto e quindi ho deciso di portarvelo e spero che vi piaccia. Come dicevo all'inizio del video, trovate il PDF gratuito di questa lezione con tutti i fill spiegati e trascritti, è completamente gratis, quindi perché non scaricarlo e perché non studiarlo? Ho
Ho deciso di portarvi questi abbellimenti, come vi dicevo all'inizio, perché sono molto semplici, quindi per i batteristi avanzati diciamo che non sto portando nessun nuovo contenuto. Però a me piacciono molto perché sono facilissimi da imparare, ci vuole veramente poco, qualche minuto. Una volta imparati ce li avrete sempre con voi e li potrete usare sempre. Il flam nelle terzine di ottavi, anche se non ci mettete la cassa, è molto bello, molto musicale, si può usare in qualsiasi genere. Anche l'abbellimento numero 2, quello con il timpano e la gran cassa o con il tom, sono veramente delle piccole sfumature che Vinny ha voluto dare in questa performance e ho voluto prendere perché le trovo molto utili, più che andare a trascrivere fill impossibili lunghissimi. Faccio comunque le trascrizioni anche di fill abbastanza complicati, vedi il fill di Aaron Spears, lo lascio giù in descrizione, però nel video di oggi vi volevo portare queste cose, semplici ma d'effetto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, attiva la campanella perché stanno arrivando e ci sono già moltissimi contenuti sul mondo della batteria e ci vediamo al prossimo video. Ciao!